Sono le 10 di mattina qui in Portogallo, adesso vado ad esplorare un po' la città. Ieri poi ho organizzato un po' la stanza, ancora devo ordinare. Ho cenato al tramonto con una scatoletta di tonno portoghese dal sapore discutibile. Cerco di esplorare un po' la zona, perché ripeto, l'ho scelta completamente a caso questa casa. E poi al computer studierò vari itinerari da fare in moto nei prossimi giorni. Comunque per essere estate fa freschetto, ci sono 22 gradi alle 10 di mattina e ho visto che la temperatura andrà a scendere fino a 18-17 gradi. Questo è l'oceano. Sotto casa c'è quel bar, ma io preferisco un bar che c'è qui più avanti, che fa dolcini interessanti e prezzi ancora più bassi. Caffè e latte e un croissant. Adesso mi trovo all'Idol, sto cercando di fare un po' di spesa. Ho fatto la spesa, ho comprato anche la carta igienica che stava finendo. Allora, dopo essermi fatto la barba sto studiando un itinerario per oggi, penso che andrò a Braga. Prima però passeremo da un lavaggio perché devo lavare la moto e ingrassare la catena, che dopo quello sterrato del Cammino di Santiago è bella bella sporca e la catena è molto asciutta. E poi guardate che salita! Fa uno strano rumore quando lascio la frizione. Come prima cosa andiamo al lavaggio qui a Povoa de Varzim. Sapete, l'unico problema che un po' sta dando la moto in questi 5.000 km è il cambio, nel senso che non è più fluido come lo era 5.000 km fa. Se posso dire la mia, secondo me l'olio liquid moly rispetto al module è inferiore. Secondo me già dopo 5.000 km sta incominciando a cedere un po'. È diventato proprio più rumoroso il cambio e un po' più duro l'innesto. Qua c'è questa bella fontana. Povoa de Varzim è una città di circa 60.000 abitanti. No, la strada è chiusa mi sa. Eccetto Moradores. Sarò io un Moradores? Ah no, non sono un Moradores, cazzo. Ma vi dirò, non è che è venuta tanto pulita. Come vi dicevo, sto andando a Braga, che è la terza città come popolazione del nord del Portogallo e la seconda come importanza. Camminando sulla strada ho trovato questo parco che era indicato da Google Maps, dove c'è un ruscello che scorre molto fiabesco e qui c'è un mini presepe, cioè non sono sicuro che sia un presepe, però ci assomiglia. Un MT-07. Ok, siamo a Braga, stiamo andando verso la cattedrale. Vedete, le macchine delle polizie sono abbastanza vecchie e questa è la cattedrale col suo centro storico. Siamo arrivati a Braga, abbiamo parcheggiato qua la moto, lascio la giacca e il casco nel baule. Questa è una delle piazze del centro storico. Probabilmente non vedrete niente perché la GoPro è molto grandangolare. Questa è l'arco di Porta Nuova, costruito all'incirca nel 1500. Questo qui invece è il centro storico. In questo momento sta giocando la nazionale del Portogallo agli Europei 2021. Questa è la statua di Francisco Sanchez, precursore un po' di Descartes nella filosofia moderna. Sulla partita del Portogallo sono tutti che tifano qua ai bar. Siamo finalmente ai piedi della cattedrale. Questa è la cattedrale più antica del Portogallo, iniziata a costruire all'incirca nel 1050, però come vedete la facciata è di stile gotico perché è stata ristrutturata poi nel 1700. Il centro storico di Braga è molto carino, ci sono un sacco di bar con tutte le TV che trasmettono la partita del Portogallo. Continuo a camminare un po' qui per il centro storico e poi mi dirigo verso il santuario che è a circa 15 minuti in moto, un'oretta a piedi, sono 5 km. Quasi quasi mi prendo qualcosa da mangiare. European Best Destination 2021 chiuso.
non mi ricordo più da dove sono venuto. Lasciamo il centro storico di Braga, dirigiamoci verso il santuario de Jesus, una cosa del genere. Ci dovrebbe essere un bel panorama da lì, anche se il tempo sta cambiando. Mi sa che le previsioni forse sono in ritardo. Sembra tramonto inoltrato, ma in realtà mancano 2 orette e mezza, 3 al tramonto. Che vista là in fondo, voi con il grandangolo non la vedete. Siamo al Santuario de Janeiro, a 572 metri di altitudine, è il punto più alto di Braga. Tutte queste statue sono dedicate a santi, ai papi. È stato costruito nel 1863. Le statue invece sono state aggiornate nel tempo. Ci sono Pio XII, Antonio Pereira da Silva, Sant'Alfonso Maria de Ligorio e altri santi e papi. Questa zona tra l'altro è stata adibita a test Covid-19, qua fanno i tamponi. Incredibile come col Covid tutto cambia. Ok, siamo arrivati al santuario di Don Jesus. Ho parcheggiato la moto proprio qui davanti, non so se si può in realtà, però non c'è nessuno. E guardate com'è imponente questa scalinata, più di 1000 gradini, credo che non li farò. Ogni statua rappresenta qualcosa, vedete da questi serpenti esce l'acqua, tra l'altro ho una sete. Ora mi cerco su Google qualcosa da dirvi, cioè in realtà l'ho già cercato ma non me lo ricordo, quindi lo ricerco. Prima che lo cerco vi faccio vedere la vista che c'è da qui, si vede Braga in poche parole. Quello che vi posso dire è che lì c'è una funicolare, non so se sentite il rumore, ed è la funivia più antica del mondo, a quanto pare, ancora in funzione. Come dicevo sono più di 1000 scalini, come vedete la scalinata è a doppia rampa, in fondo ci sono delle statue appunto con i 2 serpenti dai quali esce l'acqua. Le fontane sono allegoriche e illustrano la fede, la speranza e la carità. Credo che si riferisca a quelle più in fondo. Esteticamente in effetti è d'impatto. Ci sono dei tuoni, quindi rettifico, l'avrei assolutamente fatti questi 1000 gradini, ma non voglio bagnarmi, quindi me ne vado. Sta piovendo, porca miseria. C'è pure vento forte, raga. Ma ditemi voi se può piovere con questo tramonto che c'è, guarda. Sta piovendo, è soltanto un'illusione. C'è un bel tempo. Obrigado. E per oggi ce l'ho fatta a tornare a casa, mi sono bagnato però poco. Abbiamo un'olea della catena. Sono finalmente tornato nella mia dimora portoghese. Il primo giro in moto è andato abbastanza bene. Certo c'è stato al ritorno questa pioggerellina che però non mi ha dato particolari problemi, anzi non mi sono bagnato per niente. Va bene, domani mattina dovrebbe arrivarmi il telefono, così in modo tale che quando faccio i vlog nelle città o nei posti da terra riesco a fare riprese migliori. Non so se stasera uscirò con la coinquilina, se sì vi metterò qualche clip. Nel frattempo faccio la conclusione del video. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, se non siete iscritti iscrivetevi. Mi raccomando seguitemi su Instagram, è molto importante perché lì pubblico tutto in real time. Se volete supportarmi trovate in descrizione tutti i link, sia di Amazon sia di PayPal. Per questo video è tutto, noi ci vediamo nel prossimo. Ora c'è un bel tramontino, tra mezz'oretta diventerà tutto rosa.